Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo in una location un po' particolare. Dove siamo? Perché? Allora, siamo in un porto, stanno facendo le prove di uno spettacolo per l'Eiva Festival che si tiene tutti gli anni a luglio. Infatti se state programmando il viaggio in Polinesia francese, venite a luglio perché c'è questo festival di danze che è fantastico. Però praticamente Olivier, che è la nostra guida che ci ha portato in giro per Tahiti, ci ha invitato appunto per vedere questa cosa in anteprima mondiale. E vediamo di cosa si tratta. L'Eiva è un grande evento in cui si sfidano diversi gruppi di danze polinesiane, sia dilettanti che professionisti. In ogni gruppo ci possono essere anche più di 100 ballerini e visto che non ci sono palestre sufficienti per tutti i gruppi, bisogna trovare delle location alternative per fare le prove. Per questo siamo nella zona di carico e scarico merci del porto. Il festival è talmente importante che ci sono persone che vengono da diverse parti del mondo e stanno a Tahiti diversi mesi solo per unirsi ad un gruppo, imparare la coreografia e partecipare alla competizione. My name is Cecilia Vidriales and she is Malena and we come from Mexico to do the Sheba with Tahitia Rurutuno and we are enjoying the Ori Tahiti just now and practicing a lot and we are here in Tahiti. Is the first time you're doing this? Yes, it's the first time we're being in Tahiti. I love Ori Tahiti, the culture, the people, it's very nice, always with us. We are always with smiling and they are very careful for us, always take care for the Mexican girls here. So, thank Great. you. I ballerini, oltre a imparare la loro coreografia ed allenarsi tantissimo, devono anche trovare il tempo di fare i loro costumi. Proprio loro, li fanno loro con le proprie mani. Sì, non li comprano già fatti. Quindi per fare due numeri e farvi capire un po' la quantità di lavoro che c'è dietro, sono 60 ballerine e 40 ballerini questo particolare gruppo e ognuno si deve fare almeno 4 cambi di abito durante l'esibizione che dura un'ora. Quindi ogni gruppo più o meno di queste dimensioni quanti costumi deve produrre? È una cosa assurdissima. Tutti i gonnellini di paglia che vedete in giro non sono di paglia ma sono di corteccia di quest'albero qua, il purao, col fiore che cambia colore durante la giornata e appunto viene usato per fare i costumi. Si prende la corteccia, si lascia al sole ad essiccare, si lavora. Credo vada immersa anche in acqua di mare per evitare che gli insetti poi la mangino. Poi si intrecciano le gonne, si candeggia, si pettinano con i chiodi per fare in modo che questa corteccia, i pezzi di corteccia diventano tutti fili leggerissimi che si muovono in modo meraviglioso quanto i ballerini si muovono. Ma oltre alla corteccia di purao per le gonne si usano anche tanti altri elementi naturali, come le foglie di palma per alcuni accessori, ma anche piume colorate per i copricapi, sabbia e persino sassi che vengono bucati e usati come decorazioni. Insomma, di lavoro dietro ce n'è davvero tanto. Soprattutto per quanto riguarda i costumi vegetali. Qua ci sono dei prototipi perché vanno fatti il giorno prima per ballare, perché durano un solo giorno, sono tutte foglie e fiori freschi e quindi tanto lavoro per una sola ora di esibizione. Perciò se pensavate come me di venire qua e poter comprare una di queste meraviglie vi sbagliate di grosso, ma proprio di grosso. Infatti non ci sono negozi che vendono questi costumi, per questo che tutti si fanno il proprio e se volete una cosa del genere ve la dovete sudare, proprio letteralmente. In realtà c'è una signora che li fa e li vende, la trovate al mercato di Papete e l'avete anche già vista nel video dedicato all'isola di Tahiti. Ma ovviamente il fabbricarsi costumi da soli per questi gruppi di ballo è anche un modo per mantenere vive le tradizioni, come tutto l'Eiva del resto. Infatti non solo i costumi e le danze sono tradizionali, ma le coreografie sono studiate per raccontare delle storie e delle leggende legate alle isole e alla mitologia. In questo caso il racconto parla di Hiro e dei suoi fratelli, che intraprendono un viaggio in barca dall'isola di Tahiti a quella di Raiatea. Hiro è il più saggio e avverte ai fratelli che durante la traversata potrebbero incontrare gli uccelli sacri al dio Tane e che se questo dovesse avvenire, loro non dovrebbero assolutamente infastidirli. Proprio mentre Hiro è addormentato, gli uccelli arrivano. I
I fratelli ignorano l'avvertimento di Hiro, uccidendo uno degli uccelli, quello rosso, che è anche il più sacro. Quando Hiro si sveglia e scopre quello che è successo, usa il suo mana per riportare in vita l'uccello sacro, ma il dio scopre comunque dell'accaduto. A questo punto Iracondo scatena una tempesta sulla barca e invia il suo servitore, il grande squalo, per uccidere i fratelli. Sconvolto per la perdita dei fratelli, Hiro parte alla ricerca degli uccelli sacri per ucciderli e vendicarsi. La ricerca dura per molto tempo e infine, quando ormai ogni speranza di ritrovare gli uccelli è persa, Hiro sbarca sull'isola di Rurutu, che è anche l'isola originaria di Olivier. Qui scorge il bellissimo uccello rosso, ma la sua rabbia è ormai svanita e l'uccello sacro è libero di volare via. Ovviamente quello che vi abbiamo mostrato sono solo le prove, ma vi lasciamo in descrizione il link per vedere l'esibizione completa fatta durante l'EIVA e vi consigliamo di guardarla perché questo gruppo ha vinto nella categoria dilettanti e quest'anno concorrerà insieme ai professionisti. Speriamo che questa introduzione all'EIVA Festival vi sia piaciuto, perché noi purtroppo non saremo qui per il festival vero e proprio. Purtroppo no, però vabbè, sembra un'ottima occasione per tornare. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo.